Cari amici, ben ritrovati. In questo video vi porterò con me alla scoperta della pista ciclabile che da Cavazzo circa, perché leggermente dopo l'abitato di Cavazzo, ci porterà a Pioverno, in provincia di Udine, Pioverno che si trova in prossimità di Venzone. Quindi se vi trovate dalle parti di Cavazzo e volete andare a visitare l'antica città, il borgo medievale di Venzone, questa pista ciclabile è l'ideale per poter fare un viaggio in mezzo alla natura, in mezzo al verde, in mezzo al bosco e per arrivare a Venzone, quindi per fare anche una gita un po' più culturale oltre che sportiva. Adesso vi farò vedere un piccolo punto di ristoro che si trova proprio adesso all'inizio di questa pista ciclabile, che è un po' variato rispetto a qualche anno fa. Adesso ve lo faccio vedere, lo stiamo vedendo. Praticamente si tratta solo del gazebo, più c'è dei pezzi di legno per terra per parcheggiare la bicicletta e in mezzo adesso, come avete potuto vedere, c'era il sedile, che è il risultato del tronco di un albero tagliato a forma di L, quindi come una sedia che permette di sedersi. Mentre alcuni anni fa c'era un bel tavolo in legno con le panchine sia da una parte che dall'altra che permettevano a più persone di fermarsi e di sostare, magari di mangiare qualcosa. Ebbene, detto questo, possiamo entrare nel vivo di questa pista ciclabile. È la pista ciclabile FVG numero 6, che come detto da Cavazzo più o meno, Cavazzo si trova alle nostre spalle di un paio di chilometri, ci porterà a Pioverno. Più o meno siamo partiti da un'altitudine sul livello del mare di 277 metri e lungo il percorso abbastanza variegato e un pochino collinare di questa pista ciclabile, però è molto facile, non preoccupatevi, ci porterà ad un'altitudine di circa 229 metri. Quindi, guardando lo spaccato dell'altitudine, è una pista ciclabile che, se seguite in questa direzione che sto tenendo, ci porta in discesa. Il paesaggio, come detto, è molto bello, ci sono alberi, alla nostra destra c'è la foresta, alla nostra sinistra, come vedremo fra un poco, costeggeremo il fiume e soprattutto di primavera i colori, il verde delle foglie e l'acqua azzurra del fiume che risalta nel bianco della riva del fiume è molto bello, molto coinvolgente. Il fondo stradale, come potete vedere, è tutto completamente asfaltato. La mia applicazione, per precisione, dice che la superficie è per 8, sì. Innanzitutto questa pista ciclabile è lunga 8,53 km e l'applicazione mi dice che per 8,49 km l'asfalto, il fondo è indefinito ed è solido pavimentato per 25 metri. Adesso vi spiego meglio. La superficie è per 8,31 km asfaltata e indefinita per 208 metri. Questo non so perché fa questa distinzione, perché la pista è completamente asfaltata. È probabile che all'altezza dell'abitato di Pioverno l'asfalto sia un po' più rovinato rispetto a quello che state vedendo in questo momento, quindi lo classifichi come indefinito. Non preoccupatevi perché è perfettamente percorribile in bici da corsa, in mountain bike e con qualunque mezzo. Come notate l'asfalto non è perfetto, però è molto scorribile.
L'asfalto era molto meglio alcuni anni fa, infatti si poteva correre che era un piacere, invece adesso si è un po' rovinato, ci sono alcune buche, alcune crepe, qualche radice, quindi bisogna sempre prestare attenzione. Nonostante questo è una pista ciclabile che permette di andare abbastanza veloce, anche se non lo consiglio perché molto spesso è parecchio frequentata, soprattutto d'estate. È frequentata da gente di ogni età, anche da bambini, e spesso le ho incrociate un paio di volte. Ci sono delle scuole che portano intere classi in giro in bicicletta per questa pista, quindi prendetela con calma, godetevi il paesaggio, godetevi il fiume da una parte e la foresta dall'altra parte. Cosa dire delle pendenze? Beh, il percorso, come vi ho detto, è prevalentemente in discesa. Se lo percorrete dal versante in cui lo sto percorrendo io, mentre se lo fate dalla parte opposta ovviamente è leggermente in salita. Non è una cosa troppo impegnativa ed è abbastanza ondulata, abbastanza movimentato. Io spesso, quando devo fare degli allenamenti veloci o ondulati, vengo su questa pista ciclabile perché il terreno è ideale. È abbastanza mosso, ma non tanto. Per i primi 4 km e tra il quarto e il quinto chilometro e mezzo si trovano le pendenze maggiori, è il tratto più movimentato. Pendenze maggiori che vanno, ma per pochi metri, quindi non preoccupatevi, non fate nessuna fatica, sino al 16% di salita. Però sono tratti talmente brevi che non ve ne accorgete. Infatti io sto guardando questi dati dall'applicazione e non avrei mai detto che c'erano quelle pendenze. Ci sono delle pendenze, a volte si fa leggermente fatica, ma non si direbbe che sono pendenze del 16%. Ovviamente anche nella discesa ci sono queste pendenze. Oggi è una giornata molto rigida, per cui è probabile che sia poco trafficata appunto per questo motivo. Ogni tanto fate attenzione per terra perché potete vedere qualche sasso, qualche detrito oppure le condizioni della pista. Ripeto, è una pista abbastanza buona, però bisogna fare attenzione perché ci sono delle crepe o delle buche, a volte dei sassi o delle radici che sono molto fastidiose. Eccoci che siamo usciti dal comune di Cavazzo Carnico ed entriamo in quello di Venzone. Si vede in lontananza la grotta, eccoci, ci avviciniamo. Questa è una grotta che si può incontrare durante il percorso, è una grotta superficiale, chiamiamola così, nel senso che non entra troppo in profondità, si può vedere già passando dove si ferma il muro finale. Adesso ci stiamo avvicinando alla galleria, perché questa pista ciclabile ha anche una piccola galleria, una galleria molto breve. Adesso ve la faccio vedere, ci stiamo entrando. E in prossimità della galleria, soprattutto entrando in galleria, andando nella direzione in cui sto andando, il fondo stradale è parecchio rovinato. Questo perché alcuni anni fa c'è stata una frana, i sassi, i massi caduti hanno rovinato l'asfalto, che non è stato ripristinato, quindi in quel tratto lì bisogna fare attenzione, soprattutto se si percorre nel tratto opposto in cui la sto percorrendo io, perché è un tratto in cui si va abbastanza veloce, si procede veloce. Per cui se si finisce con la ruota in queste asperità del terreno è molto fastidioso.
Vedete, per terra ci sono molti sassi perché, come notate, la parete rocciosa alla nostra destra è molto friabile, quindi le pietre si sgretolano e poi finiscono sulla strada. Ovviamente qua ci sono meno sassi perché vedete c'è il muretto, quindi il fondo stradale è più pulito. È una pista ciclabile che trovo molto adatto a fare delle ripetute veloci oppure se bisogna allenarsi sull'ondulato, su un percorso ondulato, appunto perché questo percorso, come detto prima, è abbastanza ondulato, permette di andare veloci, anche se bisogna prestare attenzione perché, come detto prima, nei mesi estivi è molto trafficato, quindi il mio consiglio è andate piano e godetevi la natura circostante. La pista ciclabile che percorreremo oggi è lunga 8,53 km, 8,53 km di natura, asfalto diciamo abbastanza per lo più bello, bei luoghi e aria pulita. Ci stiamo avvicinando alla periferia di Pioverno, a breve cominceremo a vedere i primi campi e le prime case.
Ed ecco il cartello che indica che ufficialmente siamo entrati a Pioverno. Alla mia sinistra, anche se la telecamera non la inquadra, c'è la chiesa di Pioverno. Se volete sapere di più sulla storia di questa chiesa, che è abbastanza curiosa, vi lascio il link in descrizione perché qualche anno fa ci sono stato e ho fatto un video apposito nel quale spiego la storia completa di come è nata questa chiesetta. Bene amici, siamo arrivati nel centro di Pioverno. Proseguendo dritti si arriva a Venzone. Grazie per avermi seguito anche in questo video. Oggi posso dire Cavazzo e Pioverno, Lucoral è stato qui. Un saluto in bici da Lucoral.